Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF nella descrizione. Iniziamo. Ciao Ben, come stai oggi? Ciao Anna, sto bene, grazie. E tu? Bene, stavo pensando di pianificare un viaggio in Madagascar. Madagascar. Sembra interessante. Perché vuoi andare lì? Voglio vedere gli animali e le piante uniche. In Madagascar ci sono molte specie che non si trovano da nessun'altra parte nel mondo. Davvero? Non lo sapevo. Quali animali vuoi vedere? Vorrei vedere i lemuri, i camaleonti e molti uccelli. Vorrei anche visitare le foreste pluviali e le belle spiagge. Sembra fantastico. Quando pensi di andare? Sto pensando di andare a luglio. Il clima è caldo e secco in quel periodo, il che è ideale per esplorare. Luglio è un buon momento. È inverno in Madagascar, quindi non fa troppo caldo. Quanto tempo pensi di restare? Vorrei stare 2 settimane. In questo modo posso vedere molti posti e rilassarmi in spiaggia. 2 settimane sono un bel lasso di tempo. Quali posti vuoi visitare in Madagascar? Voglio visitare Antananarivo, la capitale, e poi andare al Parco Nazionale di Andasibe-Mantadia per vedere i lemuri. Vorrei anche andare alle spiagge di Nosy Be e al Parco Nazionale del Tsingy-de-Bemaraha. Ottime scelte. Ho sentito dire che il Singide Bemaraha ha formazioni rocciose straordinarie ed è molto bello. Sì, ho visto delle foto del Tsingy. Le punte di calcare appuntite sembrano una città di pietra. Voglio andarci per fare escursioni e scattare foto. Fare escursioni sembra divertente. Ti piace camminare? Sì, mi piace. Adoro passeggiare nella natura e vedere nuovi paesaggi. Mi piace anche fotografare piante e animali interessanti. È bello. Anche a me piace la natura. Vorrei vedere le piante uniche del Madagascar. Ho sentito dire che gli alberi di Baobab sono molto famosi. Gli alberi di Baobab sono incredibili. Sembrano capovolti. Vorrei visitare l'Avenue of the Baobabs e scattare molte foto. Anch'io voglio andarci. Deve essere un luogo molto speciale. Hai pensato a come ti muoverai in Madagascar? Sì, ho pianificato di noleggiare un'auto e guidare verso diversi posti. Vorrei anche fare alcune escursioni guidate per imparare di più sugli animali e sulle piante. È un'ottima idea. Guidare ti darà la libertà di esplorare al tuo ritmo. Ma fai attenzione, poiché le strade possono essere accidentate in alcune zone. Lo so, controllerò le condizioni stradali prima di partire. Vorrei anche viaggiare in barca verso alcune isole vicino alla costa. Viaggiare in barca sembra divertente. Quali isole vuoi visitare? Vorrei visitare Nosy Comba e Nosy Tanicheli. Ho sentito dire che queste isole hanno spiagge bellissime e buoni posti per fare snorkeling. Lo snorkeling è fantastico. Mi piace vedere pesci colorati e barriere coralline. Mi piacerebbe provare a fare snorkeling a Nosy Tanicheli. Sì, ho letto che l'acqua è chiara e calma lì. È perfetta per lo snorkeling. E per quanto riguarda il cibo, sai che tipo di cibo mangerai in Madagascar? Ho sentito dire che il cibo malgache è molto buono. È un mix di influenze africane, asiatiche e francesi. Vorrei provare riso con verdure, frutti di mare e frutta fresca. Sembra delizioso. Vorrei anche assaporare piatti locali.
Ho sentito dire che il zebu, un tipo di bestiame, è popolare in Madagascar. Sì, la carne di zebu è comune in molti piatti. Sono entusiasta di provare nuovi cibi e magari anche qualche cibo di strada. Il cibo di strada è sempre interessante. Sarò attenta a scegliere posti puliti dove mangiare. È un buon piano. A proposito di piani, quanti soldi pensi di aver bisogno per il viaggio? Sto pianificando un viaggio con un budget limitato. Risparmierò soggiornando in piccoli hotel e mangiando in ristoranti locali. Penso di aver bisogno di circa $1.500 per 2 settimane. È un budget ragionevole. Puoi anche usare i mezzi pubblici per risparmiare. Sì, ho intenzione di usare autobus e taxi condivisi quando possibile. È un buon modo per incontrare persone del posto. Concordo. Incontrare i locali rende il viaggio più interessante. Hai pensato a cosa mettere in valigia per il viaggio? Sì, devo portare vestiti leggeri perché farà caldo. Porterò anche un cappello, occhiali da sole e crema solare. Non dimenticare la tua macchina fotografica. Vorrai scattare molte foto. Certo, porterò la mia macchina fotografica e uno zainetto per le gite giornaliere. Devo anche portare un buon paio di scarpe da camminata per le escursioni. È importante. Scarpe comode sono un must quando si cammina. Ho intenzione di portare anche una bottiglia d'acqua e un piccolo kit di pronto soccorso. Buona idea. È sempre saggio essere preparati. Sono molto entusiasta di questo viaggio. Sogno di visitare il Madagascar da molto tempo. Lo vedo, hai molte idee fantastiche per il tuo viaggio. Spero che ti divertirai un sacco. Grazie, Ben. Ti racconterò tutte le mie avventure quando tornerò. Fammelo sapere. Mi piacerebbe ascoltare le tue storie e vedere le tue foto. Magari un giorno ti unirai a me in un viaggio in Madagascar. Sarebbe meraviglioso. Possiamo esplorare le foreste pluviali, rilassarci sulle spiagge e goderci il cibo locale insieme. Sì, mi piacerebbe molto. Il Madagascar è un luogo unico e bellissimo. Sono sicuro che vivrai molte esperienze indimenticabili. Lo spero. Inizierò a pianificare i dettagli a breve. Devo controllare voli, hotel e opzioni per le escursioni. Se hai bisogno di aiuto con la pianificazione, fammelo sapere. Posso aiutarti a cercare informazioni. Grazie, Ben. Apprezzo la tua offerta. Ti farò sapere se ho domande. Non vedo l'ora di sentire del tuo viaggio. Il Madagascar è una meta da sogno per molti viaggiatori. Sì, è vero. Mi sento fortunata ad avere l'opportunità di visitare un luogo così speciale. Ti auguro il meglio per la pianificazione del tuo viaggio. Sono sicuro che vivrai un'avventura incredibile in Madagascar. Grazie, Ben. Sono entusiasta e un po' nervosa, ma so che sarà una grande esperienza. È normale sentirsi nervosi prima di un grande viaggio. Ricorda solo di goderti ogni momento e di scattare molte foto. Lo farò. Ho intenzione di tenere un diario di viaggio per scrivere delle mie esperienze ogni giorno. È un'ottima idea. Un diario di viaggio ti aiuterà a ricordare tutti i dettagli del tuo viaggio. Sì, voglio catturare non solo i luoghi, ma anche i suoni e le sensazioni del Madagascar. Sono sicuro che il tuo diario sarà molto speciale. Non vedo l'ora di leggerlo. Grazie per il tuo supporto, Ben. Ti terrò aggiornato mentre pianifico il mio viaggio. Fammelo sapere. Sono molto interessato ai tuoi piani di viaggio. Il Madagascar è un luogo unico con così tanto da vedere e fare. Sono d'accordo.
Sento che questo viaggio sarà una meravigliosa avventura e un'opportunità per imparare cose nuove. Sì, viaggiare in un nuovo paese porta sempre nuove esperienze e idee. Credo che tornerai con molte storie interessanti. Spero di sì. Voglio conoscere la cultura, le persone e la bellissima natura del Madagascar. Lo farai. Ti auguro viaggi sicuri e tanti bei ricordi. Grazie, Ben. Non vedo l'ora di questo viaggio. È un sogno che si avvera per me. Vedo quanto sei emozionata. Il Madagascar è un luogo magico e so che ti divertirai un sacco. Sì, mi sento molto fortunata ad avere questa opportunità. Inizierò a pianificare i dettagli a breve e ti farò sapere cosa trovo. Sono qui per aiutarti se hai bisogno di qualcosa. Chiedi pure e ti assisterò con la tua ricerca o pianificazione. Grazie mille, Ben. Apprezzo la tua gentilezza. Ti terrò sicuramente aggiornato sui miei piani. Non vedo l'ora di sentire tutto. Buona giornata a Anna e buona pianificazione del viaggio. Grazie, Ben. Buona giornata. Ci vediamo presto. Pianificare. Pianificare. Devo pianificare la mia settimana. È importante pianificare prima di partire. Possiamo pianificare una riunione per domani. Viaggio. Viaggio. Il viaggio è molto lungo. Ho bisogno di preparare il mio viaggio. Durante il viaggio ho visto molti paesaggi belli. Madagascar. Madagascar. Madagascar è un'isola nell'Oceano Indiano. Molti animali unici vivono in Madagascar. Vorrei visitare Madagascar un giorno. Specie. Specie. La specie è in pericolo di estinzione. Ogni specie ha un ruolo nell'ecosistema. Studiamo la specie per capire meglio la biodiversità. Animali. Animali. Gli animali vivono in tutti gli habitat. Mi piacciono gli animali domestici come i cani e i gatti. Nel zoo ci sono molti animali interessanti. Piante. Piante. Le piante crescono in giardino. Mi piacciono le piante verdi. Le piante hanno bisogno di acqua. Foreste. Foreste. Le foreste sono piene di alberi. In Italia ci sono molte foreste belle. Le foreste offrono rifugio agli animali. Pluviali. Pluviali. I pluviali sono utili quando piove. Indosso un pluviali per rimanere asciutto. I pluviali possono essere di diversi colori. Spiagge. Spiagge. Le spiagge sono piene di sabbia. Mi piace andare alle spiagge in estate. Le spiagge della mia città sono bellissime. Escursioni. Escursioni. Le escursioni sono molto divertenti. Faccio escursioni nei fine settimana. Le escursioni ci portano in posti nuovi. Paesaggi. Paesaggi. I paesaggi italiani sono bellissimi. Adoro fotografare i paesaggi naturali. I paesaggi cambiano con le stagioni. Fotografare. Fotografare. Mi piace fotografare la natura. Lui sa fotografare molto bene.
Domani andiamo a fotografare il tramonto. Alberi. Alberi. Gli alberi forniscono ombra in estate. Ci sono molti alberi nel parco. Gli alberi cambiano colore in autunno. Baobab. Baobab. Il baobab è un albero molto grande. In Africa, il baobab è conosciuto come l'albero della vita. Le foglie del baobab possono essere usate in cucina. Cibo. Cibo. Il cibo è delizioso. Mi piace cucinare il cibo italiano. Dove posso comprare del cibo fresco? Malgascio. Malgascio. Il malgascio è una lingua parlata in Madagascar. Molti studenti studiano il malgascio per viaggiare. Il malgascio ha molte influenze africane e asiatiche. Piatti. Piatti. I piatti sono puliti. Posso lavare i piatti adesso? Ci sono molti piatti sulla tavola. Zebu. Zebu. Il zebu è un animale domestico. In India, il zebu è molto comune. Il zebu ha una caratteristica gobba sulla schiena. Avventura. Avventura. L'avventura inizia al mattino. Abbiamo vissuto un'avventura emozionante. Ogni libro racconta un'avventura diversa. Diario. Diario. Scrivo nel mio diario ogni giorno. Il diario è pieno di pensieri e sogni. Ho comprato un nuovo diario ieri. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perderti nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.